Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova lezione pratica di fisarmonica, lezione in cui andremo a vedere il ritmo di polka, quindi ritmo che si basa sul 1-2-1-2. Ora andremo a vedere di cosa si tratta e il ritmo di polka lo trovate sempre sul libro del metodo per fisarmonica, esercizio numero 31, da fare solo con la sinistra. Poi c'è anche l'esercizio da fare a mani unite, quindi destra più sinistra, ed è l'esercizio numero 34. Non andremo solo a vedere il ritmo di polka, ma andremo a vedere anche un piccolo esercizio che è il numero 35, che sarebbe sempre un ritmo di valzer fatto a mani unite. Quindi l'altra volta abbiamo visto solo il ritmo di valzer con la sinistra, oggi faremo un passentino in avanti e andremo a vedere il ritmo di valzer messo con le mani sia destra che sinistra. Ricordatevi che gli esercizi a mani unite vanno prima studiati a mani separate, quindi prima va studiata solo la sinistra, poi va studiata solo la destra, dopodiché si può mettere assieme le due mani solo una volta che le abbiamo studiate singolarmente. Cosa molto importante da fare prima di questa lezione è ripassare il numero 29, che sarebbe il ritmo di valzer, quello che abbiamo visto nella scorsa lezione. Quindi studiatemi bene il numero 29, almeno per 2 o 3 lezioni, perché è un esercizio che va fatto sempre tutti i giorni per poter migliorare comunque il ritmo di valzer, che è uno dei ritmi più importanti, soprattutto quando si tratta di liscio e non solo. Ma allora, ora bando alle ciance, andiamo subito a vedere questo esercizio numero 31 che riguarda il tempo di polka. Ecco, come avete visto non è niente di impossibile, basta ripetere sempre basso e accordo, quindi come avevamo fatto con il valzer che è basso, accordo e accordo, dobbiamo invece fare un 2, un 2, basso, accordo. E ricordatevi di invertire il mantice ogni 2 misure, tengo a precisare che misura significa battuta, quindi quando dico ogni misura significa ogni battuta, quando dico ogni 2 misure, ogni 2 battute, eccetera, eccetera. Quindi, una volta fatto questo esercizio che introduce il ritmo di polka, andiamo a vedere invece un altro esercizio dove il ritmo di polka si vede a mani unite. E andiamo a vedere che, ripeto, è l'esercizio numero 34. In questo esercizio andiamo a studiare separatamente le due mani e la destra, a dire il vero, non serve neanche ripassarla perché è esattamente identica all'esercizio numero 33. Quindi andiamo solo a studiare la mano sinistra velocemente, adesso vediamo com'è. Come vedete non è niente di speciale, si alternano semplicemente il Do e il Sol, quindi fatelo pure un paio di volte, 2 o 3 volte solo con la sinistra, dopodiché potete provare a farlo a mani unite e a mani unite dovrebbe venirvi in questa maniera.
Quindi vedete che in realtà è molto simile anche questo al numero 33, perché i bassi, invece che fare basso, accordo, 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 abbiamo basso, accordo, quindi basso e accordo alternato. Fate molta attenzione, non mi stuferò mai di ripeterlo, al ritmo, specialmente quando dovete invertire il mantice e cambiare allo stesso tempo nella mano sinistra, passare da Do a Sol, poiché vi ritrovate a fare questo movimento dove siete a mantice aperto o mantice chiuso, in questo caso facciamo aperto, che magari siete sulla nota di Do e dovete allo stesso tempo invertire il mantice, cambiare da Do a Sol con la mano sinistra e cambiare con la mano destra magari da Do a Re o da Mi a Fa, eccetera eccetera. Quindi fate molta attenzione a mantenere sempre il ritmo. Per darvi un'idea di come mantenerlo, comunque fate affidamento all'esercizio che ho appena fatto, che ho appena eseguito, quindi non dovreste avere problemi. Ora andiamo a vedere l'ultimo esercizio di questa lezione, che è il numero 35, ed è un esercizio, come anticipavo all'inizio della lezione, di valzer a mani unite. Quindi niente di speciale anche qui. Con questa lezione finiamo questi tipologia di esercizi che vedeva le note sempre della destra sempre uguali, dal Do al Sol e dal Sol al Do, in maniera molto basilare e semplice, e sulla mano sinistra prevedeva di passare sempre da Do a Sol e da Sol a Do ogni battuta nei vari ritmi diversi. Quindi anche questa volta abbiamo un valzer dove prima battuta abbiamo Do con la mano destra, Do con la mano sinistra, poi la seconda abbiamo Re con la mano destra e con la mano sinistra ci spostiamo sul Sol. Questa volta però a ritmo di Zum Papà, quindi a ritmo di valzer. Andiamo a vedere come si esegue. Giustamente vi ho fatto sentire solo la mano sinistra, ora andiamo ad eseguirlo a mani unite, quindi molto importante sempre studiarlo a mani separate e in seguito a mani unite. La destra, come sempre, non ve la faccio sentire separata perché ormai l'abbiamo fatta un sacco di volte. Andiamo a vedere come si esegue a mani unite. Bene, arrivati a questo punto non mi resta che salutarvi, anche per questa lezione è tutto. Andiamo dunque alla prossima lezione con il numero 36 e con i numeri molto più interessanti delle pagine seguenti. Continuate a seguirmi, buon allenamento per questa settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!